Allora, oggi volevo fare un video, poi ne ho fatto un altro. Naturalmente adesso colgo l'opportunità perché ho del tempo. Vediamo un po' se avrò del tempo per fare questo live, più inanellato che mai. Vediamo un po', non gli ho messo il titolo, gli ho messo a, ma adesso ci pensiamo subito. Ci pensiamo subito. Allora, perché gli ho messo a? Perché il titolo è lungo da mettere. Allora, care amiche ed amici, qui vi saluta il vostro Santen Chan. Perdonate che ecco, ecco qua. Scusate che faccio l'editing adesso, ma allora ci siamo. Mettiamo anche i tag. Grazie per il like.
ecco, spero di premiare la vostra pazienza. Ecco qua, ho finito già di editare. Allora, avevo questo minuto di tempo, questo ritaglio di tempo, e mi è venuto: salve cari amiche ed amici, purtroppo editare dal cellulare, ho perso 6 minuti per editare, ma vabbè. Ehm, oggi ho ragionato, ho pensato, guardando il telegiornale dopo pranzo o di pomeriggio, e ho unito le cose. Allora, parlavano della morte di Cucchi, prima o dopo hanno parlato anche della morte di Khashoggi o Khashoggi, Yamael Khashoggi, giornalista. Allora, vi sembra possibile che in un'ambasciata, quella dell'Arabia Saudita in Turchia, non so se in Istanbul, eh, sia scomparso, torturato, ucciso e sciolto nell'acido un giornalista scomodo al regime di Riyadh? L'Arabia Saudita è pronta ad ammettere che il giornalista Yamael Khashoggi, scomparso il 2 ottobre nel consolato di Istanbul, è morto in un incontra il sovrano. Vediamo, non si carica, non si finisce. L'Arabia Saudita ammettere che il giornalista Yamael Khashoggi, scomparso il 2 ottobre nel consolato di Istanbul, è morto in un interrogatorio andato male durante un'operazione che aveva come scopo di rapirlo e riportarlo in Arabia Saudita. L'operazione sarebbe stata condotta senza avvertire i massimi vertici del regno. Questa versione è stata probabilmente concordata tra Turchia, Stati Uniti e Arabia Saudita per uscire dall'impasse che rischiava di far saltare le alleanze statunitensi nella regione. Fonte turca fonte turca, secondo Rai News: in consolato prove omicidio Khashoggi. La polizia ha trovato nel consolato saudita a Istanbul le prove che il giornalista Yamael Khashoggi è stato ucciso lì. Lo ha detto all'app un funzionario turco di alto livello. Ha reso noto che la polizia, durante le sue ricerche al consolato saudita di Istanbul, ha trovato prova certa che il giornalista dissidente sia stato ucciso. Il funzionario, parlando in condizioni di anonimato, non ha fornito dei dettagli di tali prove ritrovate al termine di una lunga ricerca al consolato che si è conclusa stamane. Finora Riyadh ha definito tali accuse senza basi, ma secondo i media americani i sauditi potrebbero presto riconoscere che Khashoggi sia stato ucciso nel loro consolato di Istanbul, e forse al culmine di un interrogatorio sfuggito di mano. Il console generale Trump dice che Riyadh non sa nulla, difende Riyadh, però ha interessi lui commerciali con Riyadh, capito? Allora, perché io ho collegato oggi questo alla morte di Stefano Cucchi? Perché qua è stato scoperto subito l'omicidio, dopo 1 o 2 giorni, 3 giorni, no, il 2 ottobre. Quindi adesso stiamo
al stiamo al 18 16 ottobre e quindi dopo 14 giorni è stato scoperto tutta questa trama che già si sapeva, già si conosceva. Invece anche in Italia uno entra in una commissaria non so dove, qua c'è Wikipedia che lo dice, il caso di Stefano Cucchi, e anche lì viene pestato a morte e poi non lo si fa sparire ma si vuole far passare l'omicidio per un qualche cosa che non è stato, magari un suicidio. La morte di Stefano Cucchi è un caso di cronaca nera italiana. Il 32enne Stefano Cucchi, Roma 1 ottobre 1978, Roma 22 ottobre 2009, morì già quasi 10 anni fa, il 22 ottobre 2009, nella sua città natale durante la custodia cautelare, capito? Come Khashoggi nell'ambasciata in Istanbul dell'Arabia Saudita. Tale fatto ha dato origine a una celebre caso di cronaca giudiziaria che ha coinvolto alcuni agenti di polizia penitenziaria, alcuni medici del carcere di Regina Coeli o Coeli e alcuni carabinieri. Infatti oggi ho sentito che hanno chiamato in giudizio un sacco di persone e devono mettere in custodia i testimoni, perché i fatti: il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi viene fermato dai carabinieri dopo essere stato visto cedere a Emanuele Mancini delle confezioni trasparenti in cambio di una banconota. Portato immediatamente in caserma, viene perquisito e trovato in possesso di 12 confezioni di varia grandezza di hashish per un totale di 21 grammi. Portato in caserma, 3 confezioni impacchettate di cocaina di una dose ciascuna, una pasticca di sostanza inerte, una plastica di un una pasticca di un medicinale. Il ragazzo era epilettico. Viene decisa la custodia cautelare. In tale data Cucchi non ha alcun trauma fisico ma pesa 43 kg per 1,62 per 162 centimetri di altezza, con un indice di massa corporea di 16,4, indicativo di uno stato di malnutrizione. Il giorno dopo si tiene l'udienza per la conferma del fermo in carcere. Già durante il processo ha difficoltà a camminare e parlare, mostra inoltre evidenti ematomi agli occhi. Il ragazzo parla con suo padre pochi attimi prima dell'udienza ma non gli dice di essere stato picchiato. Capite? L'Italia è che c'ha molti funzionari, molti poliziotti decenti, molto tutto, però a questi casi come l'omicidio di Stefano Cucchi che collocano l'Italia in un paese del terzo, del quarto, del quinto mondo. Cosa possiamo dire noi ai familiari di Stefano Cucchi? E guardate che tanto queste cose succedono pure nell'ambasciata dell'Arabia Saudita in Istanbul, Turchia, perché Khashoggi è morto così, lo hanno massacrato a botte e poi, siccome gli è scappato l'interrogatorio di mano, ops, che facciamo adesso? Beh, lo avrebbero addirittura sciolto nell'acido. Con Cucchi non sono arrivati allo stesso livello di brutalità, ma vi rendete conto? Stefano Cucchi è morto come Khashoggi. Adesso per salvare il principe Salman dell'Arabia Saudita verrebbero a un accordo. Sono stati dei servizi segreti deviati a ucciderlo senza chiedere ai superiori, perché Trump ha detto in un'intervista, lui che magari è cinico ma non è ipocrita: non possiamo dare delle sanzioni, imporre delle sanzioni a Arabia Saudita, perché Arabia Saudita ci compra migliaia di miliardi di dollari al mese in armi e in prodotti. Che sanzioni gli dai?
al tuo migliore partner commerciale, al tuo migliore socio militare nella regione e al tuo migliore investitore di capitali, di petrodollari, a chi ti vende il petrolio a 2 centesimi e a chi ti compra tutti i tuoi prodotti. Gli metti delle sanzioni commerciali per non vendergli più i prodotti, ma ci perdono gli industriali statunitensi, perché allora gli arabi sauditi vanno a comprare le cose in Europa e in Cina. A parte che gli embarghi colpiscono sempre la popolazione civile e mai i governanti, ma chi ci rimetterebbero sarebbero gli industriali e i nordamericani in generale, non gli arabi e neanche la corona del principe. Quindi adesso si sa, riconoscono addirittura le modalità dell'omicidio, l'avrebbero pestato a morte, l'interrogatorio sarebbe uscito fuori controllo, lo hanno pestato perché si sono imbestialiti, lo hanno massacrato a colpi e poi per cancellare le prove lo avrebbero sciolto nell'acido. Ma secondo voi Riyadh, come dice Donald Trump, non sa nulla? Segretario di stato USA Pompeo a Riyadh vede re Salman. Intanto vi lascio queste note che sto leggendo, vi lascio delle note qua in descrizione, cioè nel chat, tutti questi articoli che ve li potete leggere voi. Io faccio una sintesi perché altrimenti starei qua, per esempio causa della morte. Ah no, ma vediamo qua, perché la versione che hanno dato un giorno fa era diversa. Dovuta a male, cioè secondo voi un interrogatorio e l'interrogatorio è andato male, ma allora l'azione di cani sciolti, ma che cani sciolti, non so, allora significa che stanno nell'anarchia. Se veramente in un'ambasciata dei cani sciolti, dei cani pazzi possono fare quello che vogliono, significa che nell'ambasciata di un paese come l'Arabia Saudita, e qua vi metto Wikipedia, morte di Stefano Cucchi, significa che in pratica entri in un'ambasciata, ti possono ammazzare perché gli hai guardato male, ti accortellano e poi dicono che ti sei suicidato. Ma vi rendete conto della gravità di questo? Sì, forse ve ne rendete conto, ma è impossibile da credere. Chi ci crede? Ma neanche un bambino di 5 anni che un interrogatorio è andato male, tu lo sai fino a che punto puoi pressionare in un interrogatorio perché non soffra l'interrogato veramente, che ci abbia soltanto una sofferenza psicologica, oppure fino a che punto non muore. Ma come l'hanno massacrato, l'hanno. E poi qua cerchiamo anche, vi metto il link perché io non so quanto durerà questa diretta. Ecco qua, vi ho messo il link su Cookie. Vediamo un po' adesso, perché faccio prima a mettervi in descrizione il risultato delle ricerche, così ve lo vedete voi, no? Perché adesso ve lo ricordavate il G8, no? Che sono stati processati molti poliziotti che avevano
vabbè, ma viene un link troppo grande. Ecco perché hanno massacrato Stefano Cucchi del 2016. Eh, doveva essere una brillante operazione antidroga alla crovata, di cui le botte, l'ipotesi su cui lavora la procura di Roma. Hai capito? E qua c'ho un link dell'Espresso, che l'altro, la ricerca di Google è troppo larga. Non saltò la coca, se chiamavano a Califano, a Maradona ne saltava, che non ti dico, a fiumi. Però è così l'Italia, con queste cose qua, dimostrando di essere un paese ormai, legalmente parlando e sotto il punto di vista istituzionale, delle forze dell'ordine del terzo mondo, insomma, perché queste cose non dovrebbero succedere in Italia. Infatti noi ci lamentiamo dell'italiano scomparso in Egitto. Ehm, studente scomparso in Egitto, morto al Cairo, vi ricordate? Eh, Giulio Regeni, vi ricordate di Giulio Regeni, morto al Cairo perché faceva, studente italiano trovato morto al Cairo, era nudo e con segni di tortura, omicidio di Giulio Regeni. E qua c'è Wikipedia. Insomma, se succede fuori dall'Italia, come nel caso di Cassoggi o di Giulio Regeni o di Ilaria Alpi, vabbè che lì hanno insabbiato perché c'erano degli interessi di multinazionali. Allora, se succede a un italiano come Giulio Regeni, bisogna fare luce, non devono insabbiare le inchieste. E lo hanno torturato, lo hanno ammazzato perché non c'è democrazia in Egitto. Ma se succede che arrestano un tizio che non offre la minima resistenza fisica perché è secco, perché è magro, come Stefano Cucchi, che non poteva resistere fisicamente, guardate qua, guardate qua, vediamo un po', copia l'indirizzo link, vediamo se ci sta, se non è largo. Guardatevi questa foto. No, è troppo largo l'indirizzo link. Vabbè, cercate Stefano Cucchi, vi farete un'idea di chi era, che era un secco, che non era Tyson, e non bisognava bloccarlo in quattro e pestarlo. Però omicidio di Giulio Regeni, vediamo, ve l'ho messo, omicidio è stato commesso in Egitto tra il gennaio e il febbraio 2016. Regeni era un dottorato italiano dell'università di Cambridge, fu rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Il suo corpo fu trovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, nelle vicinanze, guarda caso, di una prigione dei servizi segreti egiziani, perché queste primavere arabe hanno incluso tolto Mubarak, che era il servo della NATO, degli Stati Uniti ed Israele, per mettere al-Sis, un dittatore, un militare, il generale d'Egitto, mi sembra che si chiami al-Sis, che era più consono agli interessi degli Stati Uniti. Ma adesso c'è una dittatura peggiore di quella che c'era con Mubarak. Allora, a che è servita la primavera araba in Egitto? Già sappiamo a quello che è servito in Siria e in Libia, a creare il caos e la confusione. Ma ritornando a noi, voglio dire, se sparisce Regeni in Egitto, bisogna fare luce. Ma per 9 anni, quasi 10 anni, non si è fatto luce sulla morte di Stefano Cucchi. Ma vi sembra il caso? Ma come può essere?
è la stessa cosa di quello che è successo a Regeni, è la stessa cosa di quello che è successo a, al Khashoggi nell'ambasciata a Istanbul dell'Arabia Saudita. Regeni è scomparso in Egitto al Cairo, credo. Come vediamo perché l'ho un po', ci sono la finestra. È scomparso in Egitto, sì, proteste di piazza Tahrir, eh, non so dov'è piazza Tahrir. Ah sì, nel Cairo, ritrovata al Cairo. Cioè sparisce Giulio Regeni al Cairo, in piazza Tahrir, vicino alla sede dei servizi segreti egizi, e piantano mille invenzioni: che era omosessuale, che lo hanno ucciso per derubarlo, e invece non gli hanno derubato nulla, non aveva avuto relazioni di nessun tipo sessuali. Insomma, all'inizio un sacco di deviazioni. E poi muore questo Khashoggi. Muore Khashoggi e vediamo un po'. E anche lì noi tutti a dire non c'è democrazia in Arabia Saudita, ma che dittatura sanguinaria, quando si sapeva già dai decenni che nelle carceri dell'Arabia Saudita si torturava. E poi nell'Arabia Saudita c'è la pena di morte, come negli Stati Uniti, come nella Cina comunista, come in molti paesi purtroppo, che la pena di morte è contraria alla Costituzione della Repubblica Italiana. La voleva cambiare Matteo Renzi, per fortuna che non c'è riuscito, se no magari introduceva la pena di morte. Ma succede che se in Egitto e in Turchia ci sono sparizioni seguite da morte, e addirittura torture seguite da morte, e nel caso di Khashoggi la sparizione del corpo, nel caso invece di Stefano no, di Giulio Regeni, si paventava che lui fosse gay, che lui avesse avuto una lite perché comprava droga o perché spacciava droga. Se ne sono inventati di tutti i tipi, fino a che poi hanno dovuto riconoscere che sono stati servizi segreti, però ancora non si avanza. Allora, come la mettiamo con la morte di Stefano Cucchi, che è morto in una caserma, che è entrato incolume dentro, anche se uno magrolino, 45 kg, alto, non è Tyson, e l'hanno pestato, l'hanno, guardate le foto che ci sono sue. Non è possibile che sia caduto più di una volta, non è possibile che per contenerlo lo abbiano picchiato così tanto, perché uno così si contiene con solo due persone che lo abbracciano. Era magro, se lo portava il vento, era rachitico, era tisico. Allora Italia dimostra in certi casi, come il caso di Stefano Cucchi, che non è possibile che un interrogatorio come il caso Khashoggi nell'ambasciata di Istanbul dell'Arabia Saudita finisca male e lo finiscano per uccidere, perché è stata una violenza ripetuta, reiterata e continua. Quindi si potevano fermare a tempo, dopo che gli avevano dato la prima botta. E invece l'hanno pestato, l'hanno pestato, l'hanno pestato e hanno ucciso Khashoggi. Hanno pestato Giulio Regeni in Egitto, al Cairo, in piazza eh, Tahir, e l'hanno ritrovato vicino al Cairo in una fossa lungo l'autostrada Carlo Alessandria. Hanno immediatamente messo in luce gli evidentissimi segni di atroci e ripetute di ripetuta tortura, eventualmente in connessione per i legami che il giovane
ricercatore Giulio Regeni si supponeva potesse avere con il movimento sindacale che si opponeva al governo del generale Sisi, capito? Noi non ci possiamo permettere, per essere una repubblica, di che ci siano morti dovute a torture, pestaggi e linciamenti in caserma in Italia. Caserma di G. Ecco, vi ricordate il caso della caserma Diaz nel G8 e il G8 a Genova del 2001? Ecco, allora anche lì l'Italia ha dimostrato di essere un paese del terzo mondo, perché non si può reprimere le dimostrazioni pacifiche. I fatti della scuola Diaz sono avvenuti durante lo svolgimento del G8 di Genova nel 2001 nel quartiere di Albaro a Genova. La sera del 21 luglio 2001, tra le ore 22 e mezzanotte, nelle scuole Diaz, Pertini e Pascoli, divenute centro del coordinamento del Genoa Social Forum, guidato da Vittorio Agnoletto, facevano irruzione i reparti mobili della polizia di stato con il supporto operativo di alcuni, non tutti, i battaglioni dei carabinieri. Furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, dei quali 3 in prognosi riservate e 1 in coma. Finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capi squadra, per quello che fu definito un pestaggio da macelleria messicana, come è successo durante le Olimpiadi, che hanno dal vicequestore Michelangelo Fournier: cercate Olimpiadi messicane, massacro di studenti, perché manifestavano per la democrazia anche loro. Durante il G8 ci furono diversi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, però io vi ho messo il link di Wikipedia e voi vi leggerete tutto questo, che è del 2001, e con le attualizzazioni, perché hanno processato diverse persone e stanno ancora in fase di giudizio, perché la storia siamo noi, la storia non la dobbiamo scordare, perché altrimenti scordiamo il nostro passato, altrimenti Stefano Cucchi non avrà giustizia, altrimenti non avrà giustizia neanche Cassogi, altrimenti non avranno giustizia quelli che sono stati pestati, linciati nella scuola Diaz. eh, Capito? Se noi ci scordiamo il passato ci continua a vivere e ci ritorna addosso una o un'altra volta. I fatti della scuola Diaz devono essere ricordati, ma anche Ilaria Alpi. Ciao Giovanni Persia, come va? Fra poco chiudo questo live, spero ti interessi. Se lo guardi, poi fammi sapere quello che ne pensi, commenta sotto e condividi il video affinché altri possano commentarlo. Però vediamo un po' di dire di Ilaria Alpi. Ilaria Alpi, la giornalista che è stata uccisa. Ilaria Alpi, ecco, adesso sento che non ho più tempo. Molti omicidi di stato, molte, come è stato anche il caso Ilaria Alpi, assassinata a Mogadiscio insieme al suo cine-operatore. È morta nel 94 a Mogadiscio, è nata il 24 maggio 1961. Mi raccomando, andate a vedere le sue inchieste, la sua morte, sta tutto su Wikipedia, perché non si devono scordare queste cose. Ehm, Perché anche Stefano Cucchi deve avere giustizia, anche vediamo un po', Giulio Regeni, Ilaria Alpi, Stefano Cucchi, Cassogi, capito?
quando si trattava dell'omicidio di Ilaria Alpi e del suo assistente, che era una giornalista e fotoreporter italiana del TG3, di Ilaria Alpi e di Giulio Regeni, morti fuori, si poteva dire che in quel caso in Somalia, in Egitto e adesso con Khashoggi in Turchia è il terzo mondo, la legge è quello che è, ci sono, non c'è veramente la democrazia, torturano le persone, c'è la pena di morte, sono dei mondi differenti, culture arretrate differenti, ci sono questi. Ma Stefano Cucchi è morto in Italia in una caserma italiana e il pestaggio della scuola Diaz nel G8 di Genova del 2001 anche in Italia. Allora che cos'è? Anche l'Italia a volte c'ha una legalità, una giustizia e alcune forze dell'ordine, alcuni funzionari pubblici che sono a livello del terzo mondo, dei paesi del terzo mondo, come la Somalia, la Turchia e l'Arabia Saudita, l'Egitto, capito? Quindi mi piacerebbe sapere la vostra opinione e penso di essere stato abbastanza esaustivo sul tema e di non avere molto da dirvi ancora. Non voglio essere ripetitivo. Allora Giovanni Persia, adesso ho tre spettatori, sono contento di avere tre spettatori, ma vi devo dire che ormai devo tagliare qua la mia diretta. Saluto Samantha a cui piacciono i miei anelli, poi in un altro momento Samantha, magari se lo vorrai, e ti parlerò di guide come le tizia che non invece di proteggerci ci uccidono. Se vorrete sapere di più, mi raccomando, innanzitutto commentate questo video e la diretta è là oggi, prima di questo, e poi anche commentate qualsiasi video. Quando trovate un mio video nelle liste di riproduzione, nelle cartelle, guardatelo, cosa ne pensate nel commentario, dategli like e sapere se vi, soprattutto condividetelo, perché in questo modo darete anche ad altri l'opportunità di commentare i miei video. Mi raccomando, quando condividete i miei video dite agli altri di commentarli e di condividerli ad altri che li commentino, e quindi fatemi sapere cosa ne pensate sulla morte di Stefano Cucchi e la morte del giornale Khashoggi. Quindi niente, non ho nient'altro da aggiungere, e poi vi metterò i video più visti nei riquadri e vi metterò anche le anteprime. Vi consiglio i video più visti miei, ma mi raccomando, aiutatemi, eh, e poi soprattutto se voi volete che se avete un account di Instagram e volete che sia molto visto, mi raccomando, eh, ecco qua, ecco qua il cancetto oaran e chiocciola santa Instagram, avrete molti like, perché io ricevo decine, centinaia, a volte migliaia di like in Instagram, perché i miei followers
cercano Sant'Enchan numerale o hashtag Sant'Enchan e mi danno tanti like. Quindi se voi volete avere tanti like nelle vostre foto, addirittura centinaia di like al giorno, mettete hashtag Sant'Enchan e arroba Sant'Enchan o chiocciola Sant'Enchan nel vostro Instagram, nelle vostre pubblicazioni di Instagram, e seguitemi in Instagram perché ho migliaia di like al giorno addirittura. Quindi mettete cancelletto Sant'Enchan, vedrete tutto attaccato Sant'Enchan come sta nel chat, vedrete che riceverete decine o centinaia di like a foto. Adesso vi devo lasciare, vi ringrazio di avermi seguito, eh, spero che questo argomento vi sia piaciuto. Mi raccomando, esprimete i vostri giudizi. Secondo voi è degno che succedano episodi come quelli della scuola Diaz nel G8 di Genova del 2001 o il pestaggio a morte di Stefano Cucchi, cose che succedono per esempio, che sono successe a Jamal Khashoggi nell'ambasciata dell'Arabia Saudita in Istanbul, Turchia, o in Ilaria Alpi a Mogadiscio. Arrivederci, grazie. Mi sto ripetendo troppo, poi ho fatto già 43 minuti e 28 secondi. Ciao.